Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Mangiare Lichten, l'unico corso che ti farà esclamare Nulla calamitas sola. Oggi è il turno dei pronomi interrogativi. Oggi imparerai a porre le domande giuste. Warum? Esistono 3 tipi di pronomi interrogativi. I pronomi interrogativi indeclinabili, i pronomi interrogativi declinabili e i pronomi interrogativi di spazio e tempo. Partiamo dai più semplici, partiamo dai pronomi interrogativi indeclinabili, che sono 3. Sono twei, perché, twel, come, e bagos, quante volte. Proviamo a costruire una frase con uno di questi pronomi interrogativi. Per esempio la frase perché le persone litigano? Abbiamo già visto in passato che la struttura della frase standard è OSV, cioè oggetto, soggetto, verbo. Ma questa non è una frase come le altre. Questa è una domanda e dobbiamo costruirla in una maniera diversa. Le domande richiedono una struttura VSO, prima il verbo, poi il soggetto e infine gli altri complementi. La traduzione della frase perché le persone litigano è quindi twei airisso anspoma, abbiamo twei che è perché, poi il verbo airisso costituito dal pronome verbale a, che introduce la terza persona singolare o plurale, e il verbo propriamente detto, erisso, litigano. Infine abbiamo il soggetto, anspoma, persone, esseri umani. Se avessimo avuto un ulteriore complemento, oppure una locuzione, un avverbio, un qualcosa, questo avrebbe seguito il soggetto. Quindi la frase perché le persone litigano sempre si traduce twei airisso anspoma eue appunto è un avverbio di tempo che significa sempre. I pronomi interrogativi declinabili sono appena 3. La loro declinazione in realtà è piuttosto semplice, perché il maschile e il femminile coincidono, il singolare e il plurale coincidono e il neutro si differenzia dagli altri 2 generi esclusivamente al nominativo. Vediamo per esempio il pronome tish, tish è la forma del nominativo al maschile e al femminile e significa chi. Quindi per esempio chi sei tu si dice tisha sessi. Invece ti è la forma del nominativo neutro, quindi che cos'è questo? Si dice ti aspetto. Il genitivo di tishti è sos. Sos è uguale per tutti e 3 i generi ed è uguale ovviamente in entrambi i numeri. Si potrebbe tradurre come di chi oppure di che cosa, ma non solo. Prendiamo per esempio un verbo che in italiano è transitivo ma che in monellico regge il genitivo, il verbo helfen, il verbo aiutare. È come se noi dicessimo io aiuto di qualcuno. La frase chi stai aiutando è sos asue helfen. Analogamente al dativo abbiamo soi. Soi vale per tutti e 3 generi, vale in entrambi i numeri, potrebbe tradursi come a chi oppure a che cosa, ma utilizziamo anche in questo caso un verbo che in italiano sarebbe transitivo ma che in monellico regge il caso dativo, il verbo salutare, il verbo fjärin, è come se io dicessi io saluto a qualcuno. La frase chi stai salutando è soi asue fjärin. Infine ti è l'accusativo per tutti e 3 i generi, corrisponde ovviamente al nominativo del caso neutro. Ti lo possiamo utilizzare per esempio con i verbi transitivi, come il verbo jojdin, mangiare. Ti asue jojdin, che cosa stai mangiando? C'è un problema, vi è infatti una perfetta sovrapposizione di tutti e 3 i generi. Quindi la frase ti asue jojdin significa sì che cosa stai mangiando, ma potrebbe voler dire anche chi stai mangiando. In questo caso è importante il contesto, perché noi possiamo dare per scontato che nella stragrande maggioranza dei casi la traduzione possa essere che cosa stai mangiando e quindi andiamo a tradurre direttamente in questa maniera. Se volessimo però disambiguare, possiamo utilizzare una strada diversa. Per esempio, se noi volessimo tradurre chi stai mangiando e far capire all'interlocutore che noi stiamo veramente intendendo un maschile o un femminile nel pronome interrogativo, possiamo girare la frase e utilizzare il passivo. La frase quindi verrebbe Tisha svette Jostone Soek, letteralmente chi è mangiato da te?
Il passivo lo vedremo successivamente. Qui è chiaro però che abbiamo tish, quindi il pronome interrogativo al nominativo maschile o femminile, perché tish è proprio il soggetto della frase essere mangiato. Per quanto riguarda il passivo c'è ancora un po' di carne da mettere al fuoco, però in futuro sicuramente lo andremo a trattare. Gli altri pronomi interrogativi declinabili sono push, pu, che significa quale, e paish, pai, quanto. Hanno una declinazione molto simile a quella di tish, ti, ma godono di una particolarità. Infatti, entrambi questi pronomi interrogativi possono non essere seguiti direttamente dal verbo, bensì da un sostantivo che ne specifichi o ne individui l'ambito. Che cosa significa? Beh, per esempio, è diverso chiedere qual è il bambino o quale bambino è tuo figlio. Sono due frasi completamente diverse, perché nella seconda frase andiamo proprio a specificare di quale bambino stiamo parlando già all'interno della nostra frase. Proviamo a fare un esempio proprio con questa frase qui. Nel primo caso, qual è il bambino, avremo push assuet pueio, quindi abbiamo push, pronome interrogativo, soggetto, quindi nominativo, maschile, poi il verbo assuet, il verbo essere, e infine pueio, quindi bambino con il proprio determinante al nominativo singolare maschile. Nel secondo caso, invece, quale bambino è tuo figlio, la frase sarà completamente diversa. La frase sarà push pueio assuete yuso. Avremo quindi push, il pronome interrogativo al maschile e femminile, e poi seguito direttamente dalla parola pue, dalla parola che andiamo a specificare, dalla parola bambino, insieme al suo determinante, il determinante del nominativo singolare maschile. Allora avremo il verbo assuet e poi tuo figlio io so. Lo stesso accade con paish pai, quanto. Quanto guadagni si traduce pai as gerden, pai all'accusativo e poi il verbo gerdenin, che significa guadagnare. Ma se io volessi chiedere quanti soldi guadagni, la frase diventerebbe pai chutan as gerden. Pai, appunto, pronome interrogativo all'accusativo, chu, che è il sostantivo maschile, che significa denaro, soldi, quattrini, con il suo determinante tan, che individua l'accusativo maschile, e infine il verbo asgerden. Ci manca un'ultima classe, la classe dei pronomi interrogativi di spazio e tempo. I pronomi interrogativi di spazio e tempo utilizzano le desinenze cronotopiche che avevamo già visto in passato. Andiamo a rispolverarle un po' e le appiccichiamo ai nostri pronomi interrogativi. Partiamo dai più semplici, che sono i pronomi interrogativi di tempo, che sono due, un tempo continuato e un tempo determinato. Il tempo determinato è quindi quando si traduce piuazzi, invece il tempo continuato si traduce pioggen, quindi per quanto tempo. Abbiamo poi i pronomi interrogativi di spazio, questi sono 4, come 4 sono le desinenze cronotopiche. Andiamo a ripassarle velocemente. Abbiamo il locativo, dove, stato in luogo, fossi. Abbiamo poi il lativo, quindi dove, moto a luogo, fos. Abbiamo il perlativo, per dove, attraverso dove, moto per luogo, foshen. E infine l'ablativo, quindi moto da luogo, da dove, fus. Se non ricordi le desinenze cronotopiche, ti ho messo qui sopra i link per andare a ripassare nelle due lezioni in cui le abbiamo trattate, la lezione sullo spazio e la lezione sul tempo. Altrimenti trovi comunque i video direttamente in descrizione. Benissimo, anche per oggi è tutto. Nelle prossime puntate faremo qualche approfondimento sulle declinazioni per poi dirigerci come treni in corsa contro il muro dei verbi. Evviva! Stanco delle solite lingue? Ma già in Lichten!